Buongiorno a tutti, grazie per partecipare a questo webinar dove andremo ad affrontare tematiche riguardanti il mondo del backup, quindi soluzione di backup per applicazioni cloud native. Com'è? Io sono Roberto Bondavalli, sono il fondatore e CTO di Cloudflare. Assieme a me c'è Francesco Bonetti, che è Senior System Engineer di Vim. Ciao, buongiorno a tutti e grazie per essere qui come spettatori a questo webinar. Ok. Faccio una breve introduzione di quello di cui andremo a trattare durante questo webinar. Quindi faremo una breve presentazione di quello che è Cloudflare, di quello che proponiamo come Cloudflare. Per chi insomma si sta approcciando nel mondo dei container, andremo ad affrontare e capire bene le differenze proprio culturali da una virtual machine rispetto a un container, per poi approcciarsi e capire un po' di più sull'esigenza di backup per Kubernetes e quindi capire se l'esigenza è un'esigenza legacy o una reale esigenza, è un problema da porsi, per poi terminare con tutta una spiegazione tecnica curata da Francesco per quanto riguarda appunto il prodotto di Vim Kasten K10, che è appunto la soluzione che si occupa di proteggere ambienti cloud native con Kubernetes. Al termine affronteremo live alcune domande, le più rilevanti che abbiamo ricevuto durante il webinar, che potete fare tranquillamente aprendo appunto la gestione del GoToWebinar e scrivendo le domande appunto nell'apposita sezione che vi sto mostrando. Un breve allineamento: se non dovessimo rispondere live alle vostre domande, perché comunque i tempi potrebbero essere ridotti, risponderemo via chat, oppure anche in fase successiva del webinar comunque vi contatteremo per potervi spiegare meglio appunto le vostre curiosità. Ok, alcuni di voi ci conoscono, altri no, quindi facciamo una breve proprio presentazione, giusto due parole di chi è Cloudflare. Cloudflare nasce da una mia idea, che nasce dall'obiettivo di portare tutta un'esperienza avuta nel mondo del system integrator e delle telecomunicazioni, creando soluzioni cloud potenti, scalabili e, come dire, tecnologicamente avanzate. Abbiamo, diciamo, appreso il concetto di cloud come approccio e quindi l'abbiamo inserito come valore in tutte le soluzioni che proponiamo. Quindi per noi un'applicazione cloud è comunque un servizio che deve essere flessibile, perché si deve adattare a tutte le esigenze del business odierno, quindi bisogna essere pronti a quello che succede domani e bisogna avere la risposta oggi. Quindi il cloud sicuramente è un valore da questo punto di vista. Tutto quello che ho bisogno deve essere immediatamente disponibile, nel senso che il business odierno non può attendere, e il vantaggio che si deve portare è che io vado a pagare solamente la porzione di servizio che ho utilizzato per le ore, per le quantità che ho utilizzato ora per ora. Quindi tutti i costi delle nostre soluzioni sono legati a dei consumi. Per fare questo abbiamo investito e abbiamo creato la nostra piattaforma dove i nostri clienti, i nostri partner possono gestire in un ambiente multi-tenant tutti i servizi, cerchiamo di rendere sempre più semplice tutto il design e l'utilizzo dell'interfaccia, e deve essere sicura, quindi tutto quello che è two-factor authentication, tutta la parte anche di security a livello di front-end, cerchiamo di metterla in piedi, perché comunque tutti i nostri servizi, il cloud deve essere, come dire, proporre anche tutta una sicurezza implicita. Ok, veniamo nel vivo del webinar, quindi un breve accenno per chi non lo conosce della differenza tra container versus macchine virtuali. Come si vede da questo diagramma, sulla parte sinistra vi è un'architettura, come dire, che ormai più che conosciuta, di virtualizzazione, quindi noi abbiamo il nostro hardware che può essere storage, compute e networking, dove andiamo a installare tipicamente un hypervisor che potrebbe essere VMware, Hyper-V, scusate, o KVM, per poi all'interno di questo hypervisor creare delle macchine virtuali
dove a loro volta andiamo a inserire un altro sistema operativo, che è appunto il sistema operativo guest, dove all'interno andiamo a inserire tutti i servizi, applicazioni, tutti i servizi, librerie, tutto quanto che vengono utilizzati dalle nostre applicazioni. Questo è stato, diciamo, già una trasformazione, perché comunque partendo dal mondo fisico la virtualizzazione ha cambiato tanti paradigmi. Diciamo che il futuro si sta approcciando in un discorso di container. Ciò significa che si va a sparire il lato hypervisor, quindi vi è un'infrastruttura che ha a bordo un sistema operativo, dove in quel sistema operativo andremo a mettere appunto il container engine, che può essere da Docker a qualsiasi altro container engine, ma la logica è appunto la stessa, che fornisce alla nostra applicazione proprio un micro ambiente che astrae quello che è il sistema operativo sottostante e che l'applicazione può consumare in maniera astratta. Per questo motivo, insomma, tutto il mondo dei container risulta essere più agile. Vado a riassumere in 4 punti, perché comunque ci sarebbe da fare una sessione apposita per capire il perché i container, ma appunto secondo noi sono questi i 4 concetti fondamentali. Il container è molto più semplice da deployare, quindi non ci deve interessare lato applicativo, che sistema operativo c'è sottostante, perché è completamente astratto, quindi io con un semplice comando ho il mio container up and running su qualsiasi distribuzione, su qualsiasi environment. Quindi viene da sé che c'è anche un concetto di agilità e portabilità delle applicazioni, quindi la mia applicazione, come si esegue sul mio laptop, si può eseguire su un cloud o anche su un'infrastruttura in maniera completamente astratta. È molto più veloce perché è tutto molto più agile, non ho tanti sistemi operativi da dover caricare prima di andare in run con la mia applicazione, e essendo che la logica DevOps, la logica container, suggerisce di approcciare che ogni container è un singolo processo dell'applicazione, quindi anche da un punto di vista di controllo e di scalabilità è veramente molto molto più semplice. Andiamo a riassumere 2 tipi di container di cui sono legati appunto a questa tematica del backup, che poi Francesco spiegherà ancora più nel dettaglio. Voglio dare proprio giusto 2 accenni. Ci sono container stateless e container stateful. Fondamentalmente il container stateless è un container che esegue un'applicazione runtime, ma dentro di sé non ha alcun dato persistente. Quindi lui elabora qualcosa che va a prendere esternamente, lo elabora e poi diciamo lo va a depositare. Quindi fondamentalmente non ha una sua configurazione, non ha delle informazioni che devono essere persistenti al suo interno. Questo comporta il fatto che se dovesse essere un crash di questo container si può tranquillamente eseguire su un altro nodo, su qualsiasi altra, si può continuamente eseguire e quindi l'applicazione risulta essere running. È molto più semplice fare il design di queste implementazioni, perché comunque non ha da tener conto comunque sulla persistenza dei dati, e la scalabilità è molto molto più semplice, in quanto mi basta mandare in esecuzione questo container su più nodi, e quindi ho la mia applicazione che scala. Mentre i container stateful sono dei container che per esigenze di design, per applicative, qualsiasi, cioè nel senso non è un errore, è proprio un concetto di container previsto, che porta a sé che il fatto che il container contenga all'interno dei dati. In questa maniera il design deve tener cura che questo container, se dovesse cambiare nodo, deve comunque mantenere la persistenza dei dati e delle informazioni contenute all'interno del container. Se dovesse andare in crash, devo tenere in conto di più variabili per poter rimettere in esecuzione in maniera congrua su un altro nodo, e viene da sé che tutto il concetto di scalabilità è sicuramente più difficile. A questo punto abbiamo parlato di container, parliamo di Kubernetes. Perché Kubernetes?
Il mondo dei container, come vedete, è qualcosa di molto più agile, molto più piccolo, ma molto più, come dire, numeroso rispetto al concetto di macchine virtuali. E a questo punto è necessario avere uno strumento che mi gestisca appunto i miei container, altrimenti a livello umano farei fatica quando aumenta la complessità delle mie applicazioni. Quindi i vantaggi che ti porta Kubernetes, oltre alla gestione, è anche un concetto di avere un layer con cui parlare di orchestrazione di container che mi può portare la mia applicazione su qualsiasi cloud, su qualsiasi infrastruttura in maniera standard. Aiuta tutto il mondo DevOps, quindi tutto il mondo automatizzato di pipeline per mandare in produzione i container, quindi essendo che ho questo stack di astrazione completa che mi gestisce i container, io posso creare delle procedure in maniera molto più semplice. Porta un concetto che è la chiave di lettura del concetto di Kubernetes, dove io vado a definire uno stato desiderato della mia applicazione e qualsiasi cosa acceda, possa cadere all'interno dell'applicazione, all'interno del sistema, all'interno dell'infrastruttura, lui cerca di fare una riconsiderazione dallo stato attuale rispetto allo stato desiderato. Questa funzionalità credo che sia la funzionalità chiave del concetto di Kubernetes. In questo modo io posso orchestrare anche tutto un sistema di autoscaling basato su carico dell'applicazione, stato dell'infrastruttura o cose di questo tipo. Banalmente ho la mia applicazione che ha bisogno di più risorse perché ho più utenti che la stanno utilizzando, posso andare dinamicamente ad aumentare il pool di risorse per poi ridurlo quando non mi serve più. Quindi andiamo a riprendere il concetto di cloud. Quindi a questo punto che ci chiediamo, ma il backup per Kubernetes è un'esigenza legacy, quindi appartiene un po' al vecchio mondo, oppure è una cosa reale? Perché comunque, insomma, abbiamo cambiato alcuni paradigmi proprio infrastrutturali dell'applicazione. Dal nostro punto di vista il backup ha senso perché comunque Kubernetes offre alta affidabilità ma non backup come funzionalità out of the box, quindi di per sé lui ragiona di mantenere la tua applicazione up and running ma non vuol dire che la mia applicazione è protetta al sicuro in un backup. I tool di backup esistenti dal mondo dei server virtuali, server cloud, macchine fisiche, questi tool di backup non sono, diciamo, corretti per proteggere questo tipo di applicazioni. Francesco vi spiegherà nel dettaglio anche il perché, ma la stessa Vim ha appunto fatto un prodotto dedicato K10 che per questa tipologia di applicazioni. Tutti questi servizi sono molto più semplici, quindi le applicazioni cambiano in maniera molto più frequente. Come dicevo, la logica DevOps porta a un vantaggio e a questo punto l'applicazione cambia costantemente, io non posso, devo cambiare e devo adattare la mia strategia di backup su quello che è lo stato attuale dell'applicazione. E non dimentichiamoci la regola del 3-2-1, quindi quella rimane la base dal punto di vista sistemistico per avere un'applicazione protetta. Quindi brevemente annuncio quello che poi Francesco dettaglierà, perché dobbiamo avere Kasten. Cioè Kasten racchiude tutta l'architettura cloud native, quindi si modella esattamente come è l'applicazione e la va a proteggere. Offre una flessibilità estrema, interagisce con l'applicazione perché comunque anche Kasten K10 è un'applicazione cloud native, quindi ha tutti gli elementi per parlare completamente sia sul lato infrastrutturale Kubernetes ma anche lato applicativo e seguire l'applicazione e veramente permette in pochi semplici clic di effettuare un piano disaster recovery, quindi la possibilità di trasferire la mia applicazione in un sito secondario sia, come dire, per portabilità dell'applicazione ma anche in caso di disastro di qualsiasi tipo. A questo punto lascio la parola a Francesco che vi illustrerà appunto il dettaglio di Kasten K10, come è stato concepito, i valori e le funzionalità che propone. Ti lascio la parola, Francesco. Grazie Roberto per l'introduzione e nuovamente un buongiorno e benvenuti a tutti voi che state seguendo questo webinar. Io sono Francesco Bonetti, come mi ha già presentato Roberto, sono Senior System Engineer in Vim e oggi vi vado un po' a raccontare nel dettaglio quanto, dicevo,
precedentemente Roberto vi ha illustrato, ovvero per quale motivo dovremmo andare a fare un backup di applicazioni Kubernetes che girano su ambienti Kubernetes. Innanzitutto, cosa permette di fare Kasten K10? K10 è il nome diciamo del prodotto di data protection che Kasten azienda invece produce. Kasten è un'azienda che è stata acquisita ormai 2 anni fa da Veeam ed è completamente integrata in quello che è l'ecosistema Veeam. Innanzitutto Kasten, come potete vedere da questa slide, permette di fare backup e restore dei vostri applicativi, permette di fare application mobility, quindi andiamo a vedere poi nel dettaglio di cosa si tratta, sostanzialmente spostare un'applicazione da un ambiente Kubernetes a un altro ambiente Kubernetes. Permette inoltre di fare disaster recovery, ovvero nel momento in cui doveste avere un problema sul vostro ambiente Kubernetes di produzione, poter ripartire con le vostre applicazioni su un ambiente Kubernetes di disaster recovery. Tutto questo su ambienti che possono essere multi-cloud o hybrid cloud, ambienti multi-tenancy con gestione del RBAC, quindi Role-Based Access Control, e soprattutto mantenendo quella che noi chiamiamo Polyglot Persistence, ovvero la possibilità di una vostra applicazione che gira su un ambiente definito in un determinato modo di poter girare, continuare a funzionare su un ambiente definito magari in un modo diverso. Qual è l'approccio che Kasten, diciamo, dà alla data protection su ambienti Kubernetes? Un po', prendendo il discorso che vi ha fatto Roberto, quella similitudine tra ambiente, VMware o comunque ambiente virtualizzato, virtualizzatore e ambiente Kubernetes, lo stesso vale, diciamo, lo stesso approccio vale per Kasten. Ovvero, in un ambiente classico virtuale, Veeam, ad esempio, utilizza la macchina virtuale come suo punto di come suo focus di protezione della macchina virtuale, andando oltre quello che è l'ambiente sottostante, quindi quelli che sono gli host SX, il virtual center, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, Kasten K10 come focus, come punto d'attenzione ha l'applicazione in sé. E come potete vedere in questa slide, l'applicazione è, diciamo, consiste di vari elementi. Quindi c'è il pod, possono esserci più pod all'interno di una stessa applicazione, e ci può essere il persistent volume, ci può essere il deployment, eccetera, eccetera. Service e via dicendo. Quello che permette di fare appunto Kasten è innanzitutto fare la discovery di tutte le vostre applicazioni all'interno del vostro ambiente Kubernetes e andarle a proteggere come unità, diciamo, intera, singola, e quindi poter fare poi una serie di operazioni che andremo a vedere più nel dettaglio. Detto questo, giusto 2 parole su quello che è l'ecosistema che Kasten K10 può proteggere e con il quale si integra. Partendo dal lato data services, Postgres, MongoDB, MySQL, qualsiasi database supportato appunto su quello che è una piattaforma Kubernetes. Distribuzioni, anche qui ogni distribuzione che fa parte poi del CNCF è supportata anche da Kasten, quindi può essere Google Kubernetes Engine, può essere EKS, può essere OpenShift, può essere Tanzu, Rancher e via dicendo. L'importante è che l'orchestratore del vostro ambiente container sia Kubernetes. Ed infine, per quello che riguarda lo strato sottostante, quindi quello dell'infrastruttura storage, anche qui tutti gli ambienti, tutti diciamo, i vendor, tutti i sistemi storage sono assolutamente supportati. Quindi da quello che può essere un mini-IO, un S3 compatibile, l'S3 classico di AWS, o anche Ceph, come ad esempio utilizza Cloudflare. Pertanto assolutamente tutti questi ambienti sono assolutamente supportati. Ma andiamo un po' più nel dettaglio di quella che è la soluzione Kasten K10. Allora, architettura ad alto livello. Partiamo da questa slide. Il rettangolo che vedete a sinistra più in basso
è la vostra infrastruttura sulla quale avete installato il vostro ambiente Kubernetes. Quindi possono essere server virtuali, come si fa nella maggior parte dei casi, ma può anche essere un'infrastruttura fisica. Ve l'ho raccontato Roberto prima, dove si va sostanzialmente a installare poi il gestore dei container, Docker o chi per esso. Poi sopra questo strato, c'è lo strato di orchestratore, quindi Kubernetes stesso. Al di sopra ci saranno le vostre applicazioni. Nel caso di questa slide ci sono 4 applicazioni, 2 portate in modo, diciamo, meno ortodosso, quindi lift and shift, le altre 2 applicazioni invece di tipo cloud native, e come vedete dall'esempio sono composte da più pod. Nel momento in cui andiamo a fare il deploy di K10, potete vedere che K10 è un'applicazione Kubernetes, è nativa Kubernetes, si installa direttamente sul vostro cluster Kubernetes. Lei, essendo applicazione nativa, può parlare e utilizzare le stesse API che Kubernetes mette a disposizione. E questo le permette di fare la discovery di tutte le applicazioni che avete all'interno del vostro cluster e le permette anche di parlare con il sottosistema hardware, disco in questo caso, con quelli che possono essere i CSI drive, provider, eccetera, eccetera. E questo, pertanto, le permette sia di fare snapshot delle vostre applicazioni per un backup veloce e soprattutto un restore veloce di quello che possono essere gli artefatti, ad esempio, all'interno della vostra applicazione, e le permette al tempo stesso di esportare queste snapshot, esportarle verso diciamo un contenitore che poi andrà, un bidone, chiamiamolo, passatemi questo termine, che poi andrà a contenere backup veri e propri. Non solo, il terzo punto cos'è? Application Framework. In modo opzionale c'è la possibilità, tramite K10 sempre, di andare a fare un backup, un dump di quello che può essere il vostro database, ad esempio all'interno di un'applicazione Kubernetes, e avere un backup consistente appunto di quello che può essere il vostro data service contenuto in un determinato namespace. Non solo, Custom K10 a livello di security e delega permette di integrarsi con diversi sistemi di autenticazione, da quello che può essere il classico LDAP, che quasi tutte le aziende hanno, a sistemi o OAuth o IDC o quelli più diffusi dei vari vendor. Non solo, controllo granulare dell'accesso, quindi al tal utente permetto di vedere questo e permetto di fare questo, all'altro utente permetterò di magari vedere altre cose e gestire o fare solo backup, fare solo restore. Come ho già detto, multi-tenancy, quindi permette di gestire più ambienti Kubernetes, e per finire, ma non perché meno importante, encryption su tutta la filiera del backup. Quindi dal momento in cui porto fuori la mia applicazione, tutto il traffico viene criptato, fino al momento in cui vado a salvare la mia applicazione, il mio backup, nel repository appunto di backup. Con la nuova versione 5 è stato introdotto anche quello che è, diciamo, la protezione dai ransomware. Protezione dai ransomware intesa per i file di backup, quindi il mio backup che in questo caso diventa immutabile. Immutabile come lo facciamo? Lo facciamo andando a sfruttare le API di tipo object lock dei nostri repository. Ecco che, andando a definire quello che è un periodo, un tempo di retention, ti faccio un esempio: voglio tenere i backup per 3 mesi, ma voglio che l'ultimo mese contenga dei backup immutabili. Ecco che, a fronte, ad esempio, magari di un attacco alla mia infrastruttura, dove il mio ambiente viene in qualche modo corrotto, compromesso,
e magari i malintenzionati riescono ad accedere anche alla mia infrastruttura di backup, ecco che dei backup immutabili sono assolutamente inattaccabili. Io da quei backup potrò sempre ripartire per ripristinare e ritornare nuovamente up and running e quindi dare nuovamente accesso alle mie applicazioni e continuare con il mio business. Giusto 2 parole su quello che riguarda backup immutabile. Backup immutabile significa non cancellabile, non modificabile, non è possibile rinominarlo, assolutamente rimane così com'è. Attenzione anche un periodo di vita troppo lungo, perché poi non, diciamo, si va anche oltre a quelle che possono essere le esigenze diciamo di cancellazione, che possono essere esigenze invece assolutamente naturali per la nostra gestione di backup. Per quello che riguarda appunto la configurazione, giusto un accenno alla schermata, ma poi vedremo più avanti anche alcuni screenshot su quello che riguarda la gestione, la console di Custom K10. Per abilitare la ransomware protection, come vedete a livello di repository, che per noi si chiama location profiles in questo caso, non si fa altro che andare ad abilitare l'object lock e gli si dà appunto un periodo di protezione. In questo caso 30 giorni. Quindi significa che gli ultimi backup degli ultimi 30 giorni non saranno modificabili, cancellabili, rinominabili, eccetera, eccetera. E attenzione, nemmeno dall'amministratore di backup. Anche lui non potrà assolutamente cancellarli. Andiamo ora a vedere quelli che sono i casi d'uso che accennavo, di cui accennavo all'inizio, relativi appunto all'utilizzo di Custom K10. Il primo caso d'uso è quello della data protection, del restore. Vediamo in questo caso illustrata uno schemino, il rettangolo più esterno è il nostro cluster Kubernetes, all'interno ci sono 2 rettangoli di un verde più chiaro, sono le 2 applicazioni. La prima applicazione namespace app, la seconda applicazione namespace K10, perché, ripeto, anche Custom K10 è un'applicazione Kubernetes Cloud Native. Ritorniamo all'applicazione, diciamo, di produzione, quindi l'app. All'interno ci sono 2 pod, un pod che contiene l'applicazione, quello che vi raccontava Roberto all'inizio, quindi c'è il servizio dentro sostanzialmente, e un pod che contiene quindi un container con all'interno un database. Quel database avrà dei dati persistenti. Ecco che con Kasten siamo in grado di fare 2 operazioni: fare una snapshot della nostra applicazione, quindi dell'intero namespace, andando a sfruttare quelli che sono i CSI driver, i CSI provider e l'infrastruttura storage, eccetera, eccetera, e possiamo anche fare un export di quella snapshot sotto forma di file di backup da andare a salvare in un repository, in quel location profile che abbiamo visto poc'anzi. Ecco che, a fronte di una corruzione dei dati, di quello che potrebbe essere il nostro database, siamo in grado di ripristinare l'applicazione come era nel momento in cui è stato fatto il backup. Secondo caso d'uso, quello della clonazione. Perché? Perché potremmo avere la necessità, siamo un'azienda che sviluppa software, diamo il nostro software a diversi clienti, ecco che posso prendere quello che è il software, chiamiamolo l'applicazione master, su cui vado a fare tutti gli aggiornamenti, e quando devo fare sostanzialmente un nuovo deploy, un aggiornamento, posso benissimo prendere il backup e ripristinarlo con un nuovo nome e quindi fare la clonazione della nostra applicazione. Oppure perché devo darlo a un ambiente di sviluppo o devo darlo in test a qualcun altro. Il backup lo ripristino con un nome diverso ed ecco che conterrà gli stessi dati che ci sono sull'applicazione originale e quindi è un ambiente del tutto simile a quello di produzione. Altro caso invece è quello della migrazione, caso molto simile a quello del disaster recovery. Migrazione cosa significa? Significa dover passare da un ambiente Kubernetes, magari ho un ambiente OpenShift 3,
voglio passare a un ambiente OpenShift 4? Bene, ecco che posso avere i due ambienti Kubernetes up and running, sui quali ho installato K10 sull'ambiente sorgente e sull'ambiente di destinazione, e sarò in grado in questo caso di migrare, andare a fare quindi un restore sul nuovo ambiente. Lo stesso vale nel caso in cui io abbia un ambiente Kubernetes, ad esempio Vanilla, in casa e voglio migrare su un ambiente Kubernetes, ad esempio su AWS. Allo stesso tempo, la mia applicazione, tramite quella Polyglot Persistence che si diceva all'inizio, può essere migrata verso un ambiente diverso. Vedremo poi un po' più in dettaglio come. Appunto, con questi screenshot che vi vado a mostrare. Il primo è quello in cui si presenta, diciamo, K10 nel momento in cui vado a fare application discovery. Vedete, qui sono all'interno del mio cluster e riesco a vedere, del mio cluster Kubernetes, e riesco a vedere tutte le applicazioni contenute in esso. Nel mio caso, molto, molto semplice, ci sono 5 applicazioni, una delle quali potete vedere è evidenziata con un contorno verde, perché è scritto all'interno è compliance with policy. Le altre invece sono con questo contorno arancione, quasi rosso, che sta a significare che non sono protette da una policy di backup. L'applicazione Business App, quella protetta, vedete, all'interno, se guardate un po' più nel dettaglio, potete vedere che c'è un persistent volume da 10 GB, probabilmente dentro c'è un database, c'è un ingress, quindi la parte di configurazione di rete, e poi ci sono degli altri oggetti contenuti appunto all'interno di questo namespace, e li andiamo a salvare tutti. E sono evidenziati anche il numero di restore point. Si vede nella slide, ci sono 10 restore point. L'ultimo backup è stato eseguito oggi alle 4:28 del pomeriggio. Probabilmente era ieri o quando è stata fatta questa slide. Voglio andare a salvare una delle altre applicazioni? Semplicissimo, andrò a cliccare su Create a Policy ed ecco che mi si aprirà una nuova interfaccia in cui vado a creare una policy di protezione. Lato sinistro potete vedere che in questa policy vado a definire un nome che sia in qualche modo parlante e come azione vado a creare una snapshot. Come vi ho detto, è il primo step, creo una snapshot di quell'applicazione. Vado a definire la frequenza con la quale voglio che questa policy venga eseguita, può essere oraria, giornaliera, settimanale, mensile, posso avere anche una frequenza più ridotta, quindi quelle che possono essere minuti, eccetera, eccetera. Poi andrò a definire la retention delle mie snapshot, quindi voglio ad esempio fare una snapshot ogni ora e mantenere per 2 giorni, per una settimana, voglio fare una snapshot settimanale e mantenerla per un mese, eccetera, eccetera. Alla destra della slide invece è possibile vedere che è stato attivato in alto quel cursore l'esportazione di queste snapshot sotto forma di file di backup che vado a salvare dove? Vado a salvare su quel location profile, export location profile. Nel caso della slide è un bucket mini.io, ma potrebbe essere un bucket qualsiasi S3, può essere un object storage, può essere una share NFS, può essere anche un repository Vim se avete un repository Vim. Nel caso di che il vostro cluster sia ospitato da Cloudflare, ecco che Cloudflare si occuperà anche di darvi accesso al location profile sul loro storage di backup. E poi si va a definire quella che è la retention relativa a questi export, a questi file di backup, che può essere diversa da quella delle snapshot, del primo punto di backup, come può anche essere diverso il salvataggio che voglio fare, perché potrei voler esportare non tutte le snapshot, ma magari una ogni tanto e salvarla per un tempo più lungo. E poi, per quello che riguarda il restore o un'eventuale migrazione, ecco che se, come vi ricordavate nella slide precedente, vado a cliccare sui restore point, mi si può aprire questa interfaccia in cui vado a fare il restore
della mia applicazione. Se dovessi fare il restore o una migrazione verso un ambiente diverso, ecco che posso, mettendo un flag dove si è appena evidenziata la slide, andare ad applicare delle trasformazioni su quello che riguarda la mia applicazione ripristinata. Vi faccio un esempio. Se la mia applicazione girava su un ambiente Tanzu e quindi utilizzando i CSI provider, i vSphere CSI provider, e la voglio ripristinare oppure la voglio migrare su un ambiente ad esempio EKS o HPS eccetera eccetera, non avrò il vSphere CSI provider su quell'ambiente. E quindi andando ad applicare questa trasformazione vado ad indicare diciamo sul manifest quali CSI provider andare a utilizzare sull'ambiente di destinazione. Quella famosa polyglot persistence di cui vi parlavo all'inizio. Lo stesso vale per quello che riguarda un eventuale load balancer, quindi l'utilizzo di IP diversi, eccetera. Nel momento in cui vado a fare il restore, posso anche decidere se ripristinare tutti gli artefatti o magari selezionare solo alcuni perché ho la necessità di ripristinare in modo diverso. Io con le slide ho finito, quindi a questo punto lascio la parola nuovamente a Roberto per il proseguio del webinar. Ok? Grazie Francesco, grazie ancora. Grazie a te. Riprendiamo per appunto la fase, diciamo, finale, quindi del webinar. Come vi dicevo in fase iniziale, all'interno della nostra piattaforma è proprio un servizio che si chiama Vim Cloud Platform, dove è possibile gestire e avere risorse cloud sia per quanto riguarda Vim Backup and Replication, quindi VMware, Hyper-V, Workstation, Microsoft 365, server fisici e qualsiasi altro workload cloud, ma è possibile anche richiedere appunto un servizio managed di backup di Kubernetes, quindi avere K10 as a service direttamente dalla nostra piattaforma Cortex nella stessa modalità appunto che vi ho indicato, quindi completamente cloud, completamente per usage. Non si parla di sottoscrizioni annuali, ma semplicemente sottoscrizioni mensili di licenze di K10 che riguardano appunto la gestione direttamente da Cortex. Per tutti i partecipanti a questo webinar invito a metterci alla prova, quindi a andare appunto sul sito www.cleanvimcloudplatform.it per parlare appunto del vostro progetto, della vostra infrastruttura, del vostro workload che avete bisogno, la necessità di proteggere. In questo modo noi vi possiamo fornire sia per quanto riguarda appunto la parte di K10, licenze, diciamo versioni di valutazioni, ok? Ma anche tutto il supporto e l'esperienza dei nostri cloud engineer per mettere in piedi la soluzione per rispondere appunto alle vostre esigenze. Direttamente dal sito appunto si fa tutto in autonomia. A questo punto lascio, diciamo, guardiamo la parte delle domande ricevute durante il webinar e così insieme a Francesco cerchiamo di rispondere. Questa è una domanda molto bella di Andrea. Quali sono i prerequisiti tecnici per poter installare Vim? In effetti è un argomento che non abbiamo trattato nel dettaglio. Francesco, vuoi rispondere tu oppure... Sì, allora, per quello che riguarda l'installazione di Kasten, in questo caso, diciamo che tutti gli ambienti Kubernetes sono ampiamente supportati. C'è ad ogni modo nel sito di Kasten, c'è la documentazione diciamo, dove sono elencati tutti i prerequisiti e diciamo, le versioni più che altro supportate, perché potrebbero essere non supportate versioni vecchissime, ma ad ogni modo c'è anche un tool, un pre-fly check, che chiamiamo primer, diciamo è uno script che va a fare un check della vostra infrastruttura Kubernetes e vi dice se, diciamo, è pronta per ospitare Kasten K10. Fa un check, verifica
le varie versioni di Kubernetes, di Docker, eventuali CSI provider, eccetera, eccetera. Se avete esito positivo, potete installarlo tranquillamente. Ok, grazie Francesco. Un'altra bella domanda è appunto di Maurizio, che ci chiede com'è però il modello di licensing di Kasten? Ho capito che è pay per users, ma qual è il modello di licensing? Allora, il modello di licensing è molto molto semplice, nel senso che andiamo a contare sostanzialmente quelli che sono i worker node all'interno del cluster Kubernetes che volete proteggere. Vi faccio un esempio. Se avete un cluster Kubernetes composto da 6 worker node e un master, un controller, quelli che si vanno a licenziare sono i 6 worker node, appunto sui quali possono girare le vostre applicazioni. In effetti questa non era una domanda così semplice. L'ultima perché vedo che stiamo sforando di più di 10 minuti, però Ah, giusto. questa secondo me Scusami, Roberto. merita un intervento. Quella di Davide, ma io ho tutta la mia applicazione disegnata in stateless, quindi container senza configurazione dati persistenti. In questo caso mi serve lo stesso il backup oppure no? Bella domanda, anzi ottima domanda come dicono quelli bravi. Allora, se hai fatto tutto per bene, diciamo che se non hai dati persistenti, se crei tutto tramite file di configurazione, magari salvati su GitHub, eccetera, eccetera, ovviamente puoi ricostruire le tue applicazioni come e dove vuoi. Ciò nonostante, il fatto che magari un domani tu debba migrare da un ambiente Kubernetes a un altro ambiente Kubernetes, o tu voglia fare disaster recovery, o ti voglia semplificare la vita, ecco che un'applicazione, un sistema di data protection come Kasten K10 ti può aiutare anche in questo caso. Non nascondo che molti lo utilizzano proprio per la migrazione da un ambiente a un altro ambiente, da una versione a un'altra versione. Sì, aggiungo Spero di sempre aver risposto. che dal punto di vista sistemistico, diciamo, infrastruttura, il backup anche gestito esternamente da un'altra applicazione aiuta ad avere quella sicurezza in più di fronte di qualsiasi cosa. Poi comunque l'immutabilità è un valore che viene portato nella soluzione che comunque anche nello stateless non è presente, quindi sicuramente negli ambienti un po' delicati e applicazioni sensibili lo consiglierei comunque. Direi che abbiamo terminato. Grazie davvero a tutti per la partecipazione, quindi applicatevi appunto, portate il nostro progetto, metteteci alla prova, scusate, sulla pagina dedicata. Per qualsiasi informazione i nostri riferimenti ce li avete, insomma seguiranno i nostri commerciali sono a disposizione anche sia la parte commerciale che la parte tecnica. Grazie ancora. Grazie a tutti voi. Ciao.